Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video vi faccio vedere come ho configurato Tasmota installato sul Sonoff 4 canali per poter gestire il dispositivo che abbiamo visto nel video precedente come esperimento, che ha un sensore crepuscolare e un sensore pioggia, entrambi con valori analogici, collegati a un convertitore analogico digitale, il tutto collegato al Sonoff via seriale. La cosa bella di utilizzare un convertitore analogico digitale è quella di poter mettere a disposizione più ingressi analogici su un dispositivo che magari non ne ha, utilizzando appunto il collegamento seriale sui pin digitali del dispositivo. Andiamo quindi a vedere la configurazione di Tasmota. Vi mostro adesso come ho configurato Tasmota sul Sonoff 4 canali per ottenere quello che abbiamo visto insieme. Passiamo quindi alla schermata PC e andiamo a vedere la configurazione di Tasmota. Eccoci sulla schermata PC, abbiamo la stessa visualizzazione che vedevamo prima sull'iPad, l'unica differenza è che il sensore crepuscolare adesso è praticamente a zero perché ho spento le luci del laboratorio. Per ottenere la configurazione del rilevamento dei 4 input analogici del mio ADS 1115, quindi il convertitore analogico digitale a cui sono connessi i due sensori che vi ho mostrato prima, ho dovuto per prima cosa installare una versione speciale di Tasmota che è la Tasmota Release Sensors. Questo perché nella Tasmota standard non c'è il supporto per questo convertitore analogico digitale. Se non sapete come fare vi faccio vedere in 2 secondi. Quindi dalla pagina di Tasmota si va sul GitHub dove ci sono tutte le release, andiamo a prendere la release ufficiale, quindi l'ultima stable, e nella sezione Assets, cioè tutti i file disponibili per questa versione di Tasmota, bisogna andare a scegliere il Tasmota Sensors. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Quindi questa è la versione di Tasmota che bisogna installare sul Sonoff 4 canali per ottenere il supporto all'ADS 1115. L'installazione di Tasmota non la faccio vedere perché diciamo che il web è pieno di tutorial molto ben fatti su come si installa Tasmota sui Sonoff. Passiamo quindi alla configurazione. Ovviamente appena installato Tasmota vedrete una situazione leggermente diversa da questa perché non è configurato praticamente nulla. Quindi la prima cosa da fare e ovviamente oltre alla configurazione standard che è il wifi, l'eventuale MQTT eccetera, però la configurazione proprio per il modulo ADS 1115 è quella di andare sulla configurazione del modulo di Tasmota, selezionare il Sonoff 4 Channel Pro nel mio caso, ovviamente voi scegliete il Sonoff che avete a disposizione che state utilizzando. Nel momento in cui salvate i GPIO si configurano in funzione appunto del modulo che è stato specificato sopra. Quindi nel mio caso io ho 3 GPIO a disposizione da utilizzare per usi e consumi più disparati. Nel nostro caso, visto che abbiamo utilizzato la seriale di comunicazione per comunicare con l'ADS 1115, utilizziamo il GPIO 1 e il GPIO 3. Nel GPIO 1 andiamo a inserire come valore il quadro C, SCL o SDA in base a quale pin avete utilizzato appunto sulla DS 1115 collegato a uno dei 2 pin della seriale del Sonoff. Ovviamente se in uno scegliamo l'SCL, nel GPIO 3 nel secondo quindi andiamo a scegliere sempre il quadro C SDA. Fatto questo salviamo e al ricarico della home page del Sonoff dovreste trovare questa configurazione con i 4 input analogici con il relativo valore. Se vedete una configurazione di questo tipo vuol dire che avete configurato tutto bene e che il dispositivo sta comunicando correttamente con la DS 1115. A questo punto lo step successivo è quello di andare a utilizzare i valori rilevati da questi sensori
e scrivere delle rule oppure semplicemente andare ad aggiungere il valore convertito magari in un valore un pochino più sensato, perché il valore analogico che ci viene portato dalla DS1115 è un valore proporzionale alla tensione che ha sul pin che è portato dal sensore. Quindi in base al tipo di sensore che avete dovrete eventualmente effettuare dei calcoli per arrivare a un valore che diventi leggibile per quel particolare sensore. Nel mio caso io ho un sensore crepuscolare, quindi a me interessa sapere semplicemente la variazione di questo valore di tensione e quindi utilizzerò il valore grezzo che mi viene restituito andando a trovare delle soglie per cui al di sotto di un certo valore lo considero notturno, al di sopra di un certo valore lo considero diurno. Stessa cosa per il valore dell'intensità della pioggia, per capire che se sta piovendo il mio valore dovrà scendere sotto un certo valore soglia. Diciamo che queste cose poi le scoprirò man mano che effettuerò delle sperimentazioni direttamente sul campo. Lo step successivo sarà quello di andare a integrare questo SON-OFF all'interno di OpenHub, ovviamente, utilizzando il protocollo MQTT. Quindi uno dei prossimi video sarà proprio dedicato a questo, quindi nel caso vi dovesse interessare come configurare OpenHub per ricevere queste informazioni tramite MQTT, vi invito a seguire i miei prossimi video. Per questo video mi fermo qui, vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!